Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e con estrema calma ci avviamo verso Napoli-Inter che si giocherà domani, registrando l'ennesimo infortunio in casa Napoli questa mattina in allenamento, le condizioni di Højlund, chi giocherà in attacco e andiamo a fare un attimo una comparata tra il Napoli di Conte al secondo anno con l'Inter di Conte al secondo anno, perché le similitudini sono tante per questa stagione che comunque sta presentando alcuni problemi. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, se vi va e se passate per la prima volta sotto questo contenuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica, e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e l'algoritmo come sempre si diverte. Prima di passare alla comparata tra il Napoli e l'Inter al secondo anno con Conte, perché è una cosa che volevo condividere con voi, vista la ricerca che ho fatto, mi mette un attimo tranquillo dal punto di vista dello spogliatoio e ciò che sta succedendo. Vediamo ovviamente oggi chi si è fatto male e domani chi potrà scendere in campo. Altro giro, altro infortunio per il Napoli, stavolta tra i pali. Come comunicato dal club azzurro stesso, Alex Meret si è infortunato nel corso dell'ultimo allenamento, sarà dunque indisponibile per la partita di domani contro l'Inter, ma non solo. Di seguito il bollettino medico pubblicato dalla società. Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio, il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro. Si legge sul sito ufficiale del Napoli. Non è un infortunio muscolare, quindi non possiamo nemmeno star qui a dire sì, ma i metodi, l'allenamento, i preparatori, eccetera, eccetera, ma ci sono delle situazioni che però vanno sicuramente regolate, perché 6 punti comunque alla caviglia per Højlund, l'anno scorso, buongiorno, comunque bruttissimo infortunio che comunque lo tenne fuori per tanto tempo e non era una situazione muscolare. Oggi infortunio di Meret e frattura del secondo metatarso del piede. Io voglio capire che ci si allena alla grande, ci si allena con la foga, con la grinta, così come se stessi giocando la partita o l'avversario comunque che devi affrontare nel match successivo, ma a tutto c'è un limite, non è che posso rompermi qualcosa per poi essere indisponibile per un bel po' di partite, perché poi una frattura del secondo metatarso del piede è una cosa, tra virgolette, semplice, ma ti tiene comunque fuori perché riabilitazione, comunque si gioca con i piedi a calcio e quindi non è che diciamo è una parte del corpo che non usi, al di là delle battute che si possono fare e al limite qualcuno di voi arriverà tra i commenti, ma Meretti i piedi comunque non li usa, quindi possiamo anche ovviare. Detto questo, e facciamoci una risata perché la situazione in casa Napoli non è assolutamente delle migliori, Højlund non recupera e quindi avremo solo Lucca schierabile o Ambrosino come prima punta, a meno che queste voci che girano e questa situazione falso 9, schierare qualcuno come falso 9, non prenda piede e la vediamo comunque domani, prendendo forse anche in contropiede la squadra avversaria, in questo caso l'Inter, perché è una situazione in casa Napoli che sì, desta preoccupazione, la sconfitta in Champions, la situazione spogliatoio, però è un'incognita adesso anche per l'avversario che ti viene ad affrontare, perché se prima della sfida Champions comunque potevi farti un'idea di cosa stava facendo il Napoli, adesso diventa un'incognita, a mio avviso, maggiore. Poi per quanto riguarda la situazione tattica non mi giro nemmeno verso la lavagna, perché poi tra infortuni e tra diciamo calciatori che non hanno recuperato non posso esprimermi al 100% perché l'Inter aveva comunque come situazione che ti lasciava, o meglio potevi approfittare di scavalcare la linea di difesa con inserimenti in profondità potendo far male, ma visto che non hai una punta al momento che attacca la profondità e gli puoi dare il pallone sopra la difesa avversaria, o se lo va a prendere o si fa spalla a spalla con il diretto marcatore, e allora non si può fare perché Højlund non recupera e quindi diciamo dobbiamo trovare un'alternativa. Qualcuno falso 9 lo vedremo domani, non mi posso esprimere perché ovviamente non c'è niente di sicuro, ma qualche personaggio però che potrebbe mettersi lì davanti a fare a mo' di punta, per quanto mi riguarda, a Napoli c'è.
e non è nemmeno solo De Bruyne, perché poi si sta diciamo etichettando questa situazione, metti a De Bruyne falso 9, lo tieni più avanti, al limite lo può anche fare, eccetera. Per me c'è anche Scott che potrebbe farlo, poi sia in live con Armando e con i nostri amici Giuliano, Valerio, qualcuno non è d'accordo con la mia opinione di schierare McTominay prima punta, però a mali estremi, estremi rimedi, e credo che più lo si avvicina alla porta e più ne puoi sfruttare la pericolosità dal punto di vista realizzativo. Se lo teniamo lì sulla sinistra a dover coprire zone di campo e a fare, diciamo, da schermo, ecco, alla difesa, lo perdi in fase realizzativa, né più e né meno. Parlavo di questa comparata Napoli e Inter al secondo anno perché ovviamente andando a ricercare ti metti tra virgolette l'anima in pace, tanto è vero che le situazioni che poi sono molto simili in casa Napoli ad oggi sono tante, ovvero i gol presi, l'Inter del 2020-2021 era una squadra che comunque nelle prime 8 partite, arrivando, se non vado errato, a Torino-Inter, Inter-Torino, ecco ce l'ho scritta 4-2, presentava comunque delle situazioni dal punto di vista difensivo da registrare, perché nel secondo anno Conte all'Inter si era provato a cambiare un tantino idea di gioco, ma poi si è ritornato sui propri passi, trovando poi una solidità esagerata e risultati uno dopo l'altro, andando poi a vincere lo scudetto. Tanto è vero che nelle prime 8 partite l'Inter prende 13 gol e poi non ne prende più di 4 o 5, facendo ovviamente, dividendo il calendario in situazioni da 8-9 partite 9 partite alla volta. Restano però stabili i gol fatti, 18, 18, 20 gol fatti, 18, 15 gol fatti, sempre in questi slot da 8 partite che ho analizzato. L'Inter fa 28 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte con 89 gol fatti e 35, se non vado errato, sì, gol subiti. Quindi una stagione, quella dell'Inter 2021, che non era partita alla grandissima, perché vediamo Benevento Inter 2-5, Inter Fiorentina 4-3, Lazio Inter 1-1, Inter Milan 1-2, Genoa Inter 2-0, Inter Parma 2-2, Atalanta Inter 1-1 e Inter Torino 4-2. Salvo la partita con il Genoa, l'Inter ha preso gol o prese gol in tutti i match. Quindi è una situazione che a Napoli stiamo rivedendo, prendiamo gol troppo semplicemente, quindi siamo diventati vulnerabili, però poi all'Inter tornò sui suoi passi, registrò quello che si doveva registrare e divenne poi una roccaforte. Se andiamo a prendere dopo il Torino, Sassuolo Inter 0-3, Inter Bologna 3-1, 1-3 Cagliari Inter, 1-0 Inter Napoli, 0-3 Sassuolo Inter, 3-1 col Bologna, 1-3 Cagliari Inter, poi 1-0, 2-1, mai più diciamo 2 gol presi, a parte Inter Crotone 6-2, e poi ci sono una sfilza di partite dove non hai preso gol, quindi riregistrata la situazione difensiva si ritrovò la quadra ed era la stagione nella quale poi ci fu quella situazione Eriksen, non Eriksen, schiera Gagliardini, Eriksen lo tiene in panchina, non gioca Eriksen, e ci fu tutta quella situazione che poi a Napoli diciamo possiamo accoppiare a questa situazione De Bruyne, anche se non è la stessa, però lì all'Inter Conte decise la stessa cosa: ho tanti calciatori forti, prendo i più forti e cerco di metterli in campo tutti quanti insieme per sfruttarne ovviamente le qualità dal punto di vista tecnico. Però lì nemmeno andò alla grande e comunque sei ritornato sui tuoi passi. Credo che anche a Napoli si farà la stessa cosa, con un esame di coscienza che sarà già stato fatto, mi auguro, e quindi trovare la quadra per la partita di domani. Io ho solo fatto la ricerca per diciamo cercare di tranquillizzarmi da solo, perché la situazione in casa Napoli comunque desta un tantino di preoccupazione, però ovviamente bisogna rialzare la testa e abbiamo tutte le carte
per poterlo fare, sia dal punto di vista di chi è in panchina e sia dal punto di vista di chi può scendere in campo, a parte l'attaccante, perché la cosa sulla quale credo siamo tutti d'accordo, e poi c'è anche chi mi può venire a dire no, però tu conclusioni troppo affrettate, non gli abbiamo dato tempo, eccetera, eccetera, anche gli stessi tifosi avversari, amici comunque dell'Inter che sento quasi tutti i giorni, diciamo Lucca non ha impressionato nessuno, nemmeno squadre avversarie, quindi bisogna vedere per domani se Conte lo schiererà e quale sarà la prestazione di Lucca, o trovare un'alternativa, perché questo Højlund non rientra e quindi quella situazione al quadricipite non era tanto leggibile, così come ci hanno fatto sapere, non vi preoccupate, torna con l'Inter, eccetera, eccetera. Tant'è vero che seguiremo poi anche le situazioni di Lobotka e Rachmani, che non sono molto chiare, ne abbiamo parlato ieri. Rachmani dovrebbe rientrare contro il Como, Lobotka una decina di giorni, però man mano che passano comunque le ore e le giornate ne sapremo sempre di più man mano che si avvicina la data del rientro anche per questi due. Speriamo che da qui a domani non si faccia male più nessuno, perché poi diventa ingestibile la situazione, anche se è una rosa lunga, ma tieni 7, 8, 10 giocatori fuori e comunque diventa complicato per chiunque, anche per un Guardiola al City, anche per un Luis Enrique al Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre Forza Napoli, cari ragazzi, fiduciosi assolutamente da sempre, anche se la situazione comunque è un tantino critica, sì, ma la dobbiamo sicuramente superare, perché per il mercato fatto e per il rispetto che ogni singolo calciatore e membro dello staff, allenatore compreso, deve avere nei confronti di una presidenza che ha fatto di tutto dopo aver sbagliato l'annata post scudetto di Spalletti, è cosa buona e giusta e si deve assolutamente fare. Detto questo, Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto.